Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Oggi vi parlo del mio computer IBM PS1 modello 2011, che però non è l'anno di produzione. L'anno di produzione è 1991 e 2011 è il modello. Avevo comprato questo computer poco meno di 2 anni fa, col monitor in bianco e nero, era senza tastiera, era senza mouse e aveva anche dei problemi. Nell'arco di questi 2 anni mi sono dedicato un po' ad altri progetti, un po' ho comprato i componenti per aggiustarlo, finalmente mi sono messo dietro e adesso il risultato è questo qua, finalmente tutto funzionante. A questo punto vi vorrei parlare delle caratteristiche tecniche del computer e anche dei lavori che ho effettuato. La particolarità di questo computer è un po' la schermata d'avvio, quella con i 4 riquadri, che non si ritrova in altri computer. È molto carina, a me piace molto. Adesso lo spegniamo un attimo, che così vi faccio vedere l'interno del computer e così ne analizziamo le caratteristiche tecniche. C'è la tastiera, dove la mettiamo? Magari la mettiamo sopra il monitor temporaneamente. Allora, come già sapete, se seguite il mio canale, i miei computer non hanno mai le viti, sono sempre tutti fondamentalmente aperti e così basta veramente poco per metterci mano. Ecco, una cosa che vi volevo far vedere è che la data di produzione di questo computer è stampigliata all'interno della parte superiore del case, che sono andato a togliere appena adesso. Normalmente quando faccio lavori sul computer tengo sempre da parte i componenti che utilizzo. Ad esempio queste sono le ROM che ho tolto e le ho riprogrammate in inglese. Queste erano in italiano perché il computer funzionava in italiano e io preferivo averle in inglese perché sapete che ho anche il canale Instagram e il canale TikTok e lì i video li faccio in inglese. Faccio vedere computer che si accendono, che fanno lo startup in lingua inglese e quindi volevo anche avere la schermata del computer che partisse in inglese. Il computer è dotato di processore Intel 286, un processore già a 16 bit a 10 MHz. La RAM è da 1 MB a 30 MB di hard disk. La scheda grafica è una VGA, lavora anche a 640x480 pixel a 16 colori oppure 320x200 pixel a 256 colori. La cosa simpatica di questo computer è che non ha l'alimentatore, la tensione di alimentazione la prende dal monitor. Infatti dal monitor al computer partono 2 cavi, uno appunto è il segnale video VGA e l'altro è l'alimentazione a 36 volt che il monitor dà al computer e poi tramite questo alimentatore interno vengono generate le tensioni di 5 volt, 12 volt eccetera che servono per il funzionamento del computer. Il floppy disk drive è il classico 3.5 pollici da 1,44 MB. Non è proprio classico perché non ha 2 connettori come normali floppy disk, uno per l'alimentazione e uno per i dati, ma bensì con un unico cavo piatto vengono portati sia i dati sia l'alimentazione e lo stesso vale per l'hard disk. Come potete notare, l'hard disk ha un unico connettore che porta sia dati e alimentazione. Non è un connettore SD, ma è un formato proprietario che si utilizza soltanto negli IBM PS1 come questo qui e negli IBM PS2 modello 30, neanche tutti i modelli, alcuni modelli 30. Il sistema operativo è caricato all'interno della ROM del computer che si trova sotto l'hard disk e il floppy, bisogna proprio levare via sia il floppy che l'hard disk sia questo pezzo metallico e al di sotto si accedono le 4 ROM, sono diciamo delle normali ROM, io ho utilizzato per mettergli dentro il software in inglese, ho utilizzato 4 memorie 27C020, in realtà si possono utilizzare le 27C010. Io per utilizzare 020 ho dovuto sdoppiare il programma in modo che, adesso non so se siete pratici delle ROM, avendo una linea di indirizzo in più e non sapendo che stato è questa linea di indirizzo, se è stato 1 o stato 0, potresti accedere a 2 parti diverse della memoria. A questo punto queste 2 parti di memoria l'ho riempite entrambe con lo stesso programma, così anche non sapendo lo stato di questo piedino di indirizzo il computer riesce ad accedere sempre alle stesse parti di programma indipendentemente da quella linea di indirizzo. Ecco perché le 27C020 hanno esattamente il doppio della memoria delle 27C010 che avrei potuto utilizzare, è soltanto che non ce l'avevo.
Il computer veniva fornito con sistema IBM DOS versione 4.01 ed era caricato appunto all'interno delle ROM, ma si potevano avere anche i dischetti. Infatti il computer prevede un utility di configurazione che consente di fare il boot, quindi l'avvio, sia tramite dischetto, sia tramite hard disk, sia tramite software che si trova all'interno della ROM. Quando avevo acquistato questo computer, quindi nel 2023, quasi 2 anni fa, aveva il monitor in bianco e nero e questa cosa mi è subito parsa abbastanza strana, perché io dico, nel 1991 chi è che si comprava un computer con il monitor in bianco e nero? In effetti è stato uno dei motivi per cui non avevo utilizzato subito questo computer qui. Avere un computer del 91 con il monitor bianco e nero, quando già nel 1980 il Commodore VIC-20 era a colore, insomma un pochino mi dispiaceva. Era anche senza tastiera e senza mouse. Infatti questa tastiera qui, la IBM Model M2 meccanica, si sentono i classici click quando si preme il tasto come la IBM Model M, l'avevo acquistata successivamente e purtroppo non funzionava. Aveva dei tasti che non andavano. Allora l'ho smontata tutta. In pratica è stato un casino, perché quando lo si apre vengono via tutte quelle mollette, tutti i supporti dei vari tasti, e rimontarlo è stato un casino. In pratica il problema era che la scheda si appoggia al circuito stampato flessibile, che è comunemente detto membrana, e tenta di fare contatto grazie a questo fatto che lo stampato appoggia sulla membrana. E purtroppo evidentemente la forza di contatto era troppo debole, perché le plastiche che tengono la scheda premuta sulla membrana erano abbastanza rovinate. Allora io ho pulito tutto, l'ho rimontata, funzionato abbastanza bene, però ogni tanto c'è una colonna di tasti che non va qua sul tastierino numerico, quindi facciamo finta di niente. Dovrei riaprirla, rischiacciare meglio la scheda, magari tenerla giù con qualche altro supporto, in modo che vada bene premere sulla membrana. Non c'era nemmeno il mouse, ne ho comprati un paio di tipi diversi, ad esempio questo qua molto carino, è IBM originale, che secondo me ben si abbina a questo computer e agli anni in cui era stato prodotto. Successivamente mi è stato donato questo monitor a colori e lì la situazione era un po' cambiata, perché ho detto, cavolo, adesso col monitor a colori, un computer del 91 con il 286 di processore ci si può anche un attimino divertire. Prima di collegare il monitor al computer avevo messo in piedi tutto il tester, tutto quanto, per controllare che la tensione che usciva dal monitor per alimentare il computer fosse adeguata, non troppo alta e non troppo bassa, per non danneggiare appunto il computer, ma in pratica durante il test il monitor aveva fatto fumo. Per fortuna era soltanto il condensatore Rifa, il condensatore che si utilizza all'ingresso della tensione di alimentazione per filtrarla, così sostituendolo, e questo l'ho fatto recentemente, il monitor è ripartito senza problemi. Ho anche dovuto lubrificare un po' la ventolina perché faceva rumore, insomma, dopo 33 anni, 34 anni è abbastanza normale che queste cose necessitino di un pochino di attenzione. Quindi con il monitor sistemato a colori, la tastiera originale e il mouse originali, a questo punto ho detto per quale motivo non portare avanti anche la riparazione del computer che era rimasto lì in sospeso. Il computer aveva necessità di qualche piccola sistemazione, che poi neanche tanto piccola, a parte il monitor che, come vi ho detto, ho dovuto cambiare un condensatore. Il computer non teneva la data e l'ora, che non è un grosso problema, se non che oltre la data e l'ora perdeva la configurazione. Perdendo la configurazione non si ricordava nemmeno di avere il disco floppy. Quindi come fare a modificare la configurazione di questi computer, che non è come i computer moderni che premi cance, ESC, quello che è, ed entri nella configurazione del BIOS. No, qui devi avere un file, un eseguibile, un .exe che carichi dal dischetto oppure ti tieni all'interno dell'hard disk, che serve per modificare la configurazione del computer. Quindi io avrei dovuto caricare un file da dischetto per dirgli che esiste il dischetto, cioè il classico cane che si morde la coda. Cioè sono queste cose che uno dice e come faccio? Per fortuna che io ho anche degli altri IBM e degli IBM PS2 modello 30 con lo stesso connettore dell'hard disk, e quindi ho spostato questo hard disk su un altro IBM, poi tramite un dischetto
ho caricato sull'hard disk il programma di configurazione del BIOS di questo computer qui, poi rimontando l'hard disk su questo computer ho fatto tutte le configurazioni e il dischetto è ripartito, però perdeva ancora la configurazione, quindi ho dovuto sostituire il famoso Dallas DS1287 con l'NVX287, che è un'alternativa moderna. Avevo già fatto un video relativo a questa sostituzione che però avevo fatto su un altro computer, su un IBM PS2 modello 30, non su questo PS1, ma il concetto è questo: si raggiunge il Dallas DS1287, lo si toglie, in questo caso era su zoccolo, quindi non c'è neanche stato bisogno di saldare nulla, e al posto di quello si mette l'NVX 287 con una batteria. Poi si riavvia il computer e tramite il programma di configurazione si riconfigura tutto il BIOS. Al computer mancava la porta seriale, che è questa qui. Infatti, come potete notare, non è che sono proprio espandibili questi IBM PS1, fondamentalmente è tutto in formato proprietario, non ha neanche un connettore ISA. In pratica bisognerebbe acquistare una riser card da mettere qua sopra e avere gli slot ISA, che non avevo, cioè non ho questa riser card. Non avevo nemmeno questa scheda seriale, quindi il computer nasceva solo con la parallela e senza seriale, e mi sembrava un po' scomodo, perché io utilizzo Fastlinks per trasferire dati tra computer nuovi e vecchi, e questo Fastlinks potrebbe utilizzare la parallela, ma non ho il cavo l'ho costruito solo per la seriale. Quindi cosa ho fatto? Per enorme fortuna ho trovato questa espansione e sono riuscito a comprarla a poco prezzo, proprio espansione originale. Allora, già che ero dietro a fare tutte le riparazioni, ho sostituito il Dallas, poi ho montato questa scheda qui, l'espansione seriale, originale IBM. Ho fatto il recap dell'hard disk originale, sostituendo questi 3 piccoli condensatori che iniziavano a perdere acido, e me ne sono accorto perché guardando le piste del circuito stampato risultavano opache vicino a quei condensatori, ma l'hard disk originale da 30 MB, ben 30 MB, aveva dei settori danneggiati e a volte si imballava quando andava a scrivere. Quindi cosa ho fatto? Sempre enorme fortuna, ho trovato un altro hard disk della stessa capacità, dello stesso modello, è un VDL 330p. Anche sull'hard disk nuovo ho sostituito questi 3 condensatori e questo hard disk nuovo funziona veramente bene, quindi legge e scrive senza nessun problema. Così anche questo problema si è risolto. Ho tenuto da parte anche i vecchi condensatori, adesso insomma l'ho tenuti in questo momento, non so se li conserverò per sempre. Questi qua erano quelli del vecchio hard disk che però ha i settori danneggiati. Invece questi qua sono quelli del nuovo hard disk, nuovo si fa per dire perché sempre più di 30 anni ha, e che però adesso funziona molto bene, sia con i condensatori nuovi, ma funzionava bene anche prima. Come vi avevo accennato prima, ho sostituito le ROM originali del computer con le stesse, però con la lingua inglese. E così ho anche il computer inglese. Dopo tutte queste operazioni ho dovuto ritrasferire tutti i dati all'interno dell'hard disk, perché l'hard disk che avevo preso non aveva dentro niente dell'IBM PS1, ma neanche quello prima. In realtà probabilmente qualcuno ci aveva già pacioccato su questo computer. Tramite Fastlinks ho preso i file da internet, li ho trovati in inglese anche quelli, li ho trasferiti tutti, quindi con tutti i software che c'erano quando il computer è stato venduto. Bene, adesso facciamo la prova d'accensione del computer, così ve lo mostro acceso. Vi faccio vedere la fase di avvio e poi ci giochichiamo un attimino, vediamo qualche utility, qualche cosa. Volete sentire il suono d'accensione, la SMR? Allora, questa scritta l'ho fatta tramite un programmino in Turbo Basic. Ve lo ricordate il Turbo Basic? Non solo potevate programmare in Basic, ma potevate anche compilare e creare un file exe. Allora, innanzitutto, se andiamo nei programmi di configurazione, che ovviamente adesso ho sull'hard disk, ma prima non c'erano, quando ho dovuto fare quell'operazione che vi dicevo di mettere l'hard disk su un altro computer, e possiamo vedere che questo computer qui può partire in 3 modi. Dal DOS interno che ha in ROM, prima il dischetto e poi
nella ROM, evidentemente prima era impostato parti solo interno senza guardare il dischetto, oppure partire dall'hard disk. Non solo, noi possiamo utilizzare un autoexe.bat nostro che abbiamo fatto noi perché non si trova all'interno della ROM, ma lo mettiamo sull'hard disk C. E così mi è venuto in mente. Quindi io all'inizio posso sicuramente far partire la tastiera italiana perché essendo che il computer l'avevo messo in inglese, la tastiera aveva un layout inglese secondo lui. Successivamente ho detto, vabbè dai, facciamo anche questo programmino che così risulta anche che il computer è del canale Valoroso IT. Allora, vediamo un secondo. Sempre tramite il software andiamo in TB, Turbo Basic. Questo è il Basic. Avevo fatto questo programmino molto semplice, poi si poteva compilare, creare un file eseguibile. A questo punto questo eseguibile l'ho messo nella C e tramite il file autoexec.bat caricarlo all'avvio. Quindi adesso vediamo un attimino se riusciamo a discriminare qual è l'exe dal buzz. Questo potrebbe essere l'exe, vediamo. Sì, questo file che mostra semplicemente Valoroso IT e www.valoroso.it, che è il mio sito internet, il mio blog, dove metto poi tutti gli articoli, tutti i video, tutte le documentazioni a corredo di questo video, ad esempio il manuale dell'IBM PS1 lo trovate sul mio sito internet. Ho detto facciamoci un po' di pubblicità all'avvio del computer, prima che parta poi questo sistema con le 4 finestre che consente di navigare all'interno del computer. Allora, c'è possibilità di fare dei tutorial su come funziona Works e come funziona il sistema, c'è anche Microsoft Works che però io ancora non ho utilizzato, questo veniva fornito insieme al computer, però io ancora non l'ho utilizzato, quindi al momento non ve lo posso far vedere. Qui si possono caricare dei software all'interno del computer e invece IBM DOS serve per caricare la shell del sistema operativo DOS. Allora, l'MS-DOS si può utilizzare sia col prompt dei comandi, come si è sempre fatto, quindi digitando i vari comandi, e sia tramite la shell, che poi è questa qui, che consente di fare delle piccole impostazioni, nonché di vedere dove sono i vari file all'interno del computer, copiarli, eccetera. Possiamo ritornare al sistema con le 4 finestre e qui all'interno del software andiamo a vedere un attimino quelle che sono le performance di questo computer con Checkit. Se vi ricordate avevo realizzato un video in cui confrontavo le performance delle CPU dei computer vintage rispetto a quelle dei computer moderni. E per fare questo utilizzavo Checkit che consente di misurare i whetstones e i drystones, che erano delle unità di misura che si possono anche utilizzare sui computer moderni. Allora, facciamo le performance del sistema. Dopodiché le andiamo a confrontare con quelle degli altri computer che avevo già misurato, insomma, qualche tempo fa e di cui avevo già pubblicato i risultati. Ecco, abbiamo 1889 drystone e 37.000 whetstones. Tra l'altro, come fa notare, non c'è il coprocessore matematico su questo computer e non si può nemmeno montare, perché io sugli altri IBM PS2 modello 30, ad esempio, avevo montato il coprocessore matematico. Se avevano il processore Intel 8086 gli ho messo l'8087 di coprocessore, se avevano il 286 gli ho messo il 287. In questo caso non c'è proprio lo zoccolo sulla scheda madre, quindi il coprocessore non si può montare. Allora, 1889 drystones, che praticamente sono operazioni in virgola fissa, si pongono esattamente uguali a quelle dell'IBM PS2 modello 30, proprio perché ha il processore Intel 286, quindi modello 30 286.
e sono uguali sia che si installi il coprocessore matematico che invece si utilizzi il computer senza, perché il coprocessore matematico è utile per velocizzare le operazioni in virgola mobile. Altri computer con processori meno performanti ovviamente hanno un numero di Dryston più bassi, ad esempio il processore Intel 8086 siamo intorno agli 800. E vabbè, quindi questo è per quanto riguarda questo computer che ha una performance di tutto rispetto. Invece per quanto riguarda i whetstones, quindi operazioni in virgola mobile, il computer è un po' penalizzato dal fatto di non avere il coprocessore matematico. Infatti perde nei confronti di qualsiasi altro computer che ce lo abbia. Ad esempio l'IBM PS2 modello 30 però con processore Intel 8086 e il coprocessore matematico ha un numero di operazioni in virgola mobile che è 239.000 abbondanti contro 37.000 di questo computer qui. Quindi, insomma, su questo è un pochino più sfortunato. Giusto per curiosità, un computer moderno fa 147 e ovviamente anche di più giga whetstones, quindi contro 37 kilo whetstones uno moderno fa 150, ma sicuramente anche di più, dipende dal modello del computer, l'ho misurato su un Intel i5, ma in realtà i processori ce ne sono anche di ben più veloci, quindi mi posso immaginare che questo 150 giga possa anche diventare molto di più. Ecco, un'altra considerazione che mi avete fatto nei commenti è che non tutti i software utilizzavano il coprocessore matematico, quindi avere il coprocessore matematico sul computer per renderlo più veloce va bene, però a parte utilizzare AutoCAD che è di disegno più qualche programma di calcolo, molti dei programmi non lo utilizzavano. In effetti io stesso per fare queste operazioni in virgola mobile utilizzando il coprocessore matematico ho dovuto utilizzare proprio Checkit, perché altrimenti se utilizzavo Norton Sysinfo neanche si accorgeva della presenza del coprocessore matematico. Un'ultima cosa di cui voglio parlarvi è la emulazione dell'IBM PS1. Se non volete comprarvi l'IBM PS1 ma volete comunque giocare col DOS avete due possibilità. Una, utilizzare DOSBox, che su un computer moderno consente di avviare le applicazioni di MS-DOS o anche di installare proprio un MS-DOS che volete della vostra versione e poi di utilizzare le applicazioni, programmi, giochi in MS-DOS. Il DOSBox è un emulatore generico, non è specifico per l'IBM PS1. Invece un emulatore specifico dell'IBM PS1 è IBM Emulator, scritto IBM Emulator, scritto in questo modo. Non è proprio facile da utilizzare, da configurare, perché bisogna scaricarlo da internet, dopodiché bisogna anche mettere le ROM dell'IBM, del computer IBM PS1, in una cartella specifica, perché non vengono fornite con l'emulatore, evidentemente per motivi di copyright. Allora, se uno ha un IBM PS1 può fare il dump della memoria e utilizzarla. Un'alternativa si può fare una ricerca su internet e trovarne. E si copiano nella cartella specifica dell'emulatore. Poi ovviamente servirebbe costruirsi l'hard disk oppure utilizzare l'immagine di un hard disk già precostituito con dentro tutti i programmi che venivano forniti insieme all'IBM PS1. Spero che questo video sull'IBM PS1 vi sia piaciuto, che abbiate trovato qualche spunto interessante per i vostri futuri esperimenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, condividete con tutti i vostri amici, commentate. Se il video non vi è piaciuto, condividete con i vostri nemici, fate commentare a loro, fate mettere like a loro. E noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!